Siamo a Roma Termini e stiamo per prendere il treno per Cassino che in circa 40 minuti ci porterà a Zagarolo. Qui siamo alla stazione di Zagarolo e da qui raggiungeremo Palestrina che dista circa 6 km e poi da lì andremo a Castel San Pietro. Per arrivare a Palestrina percorriamo la via Prenestina che deve il suo nome a Preneste, che era appunto l'antico nome di Palestrina, e lassù in alto vediamo Castel San Pietro. Ecco, siamo a Palestrina, ma prima di vederci le mura ciclopiche di Castel San Pietro, guardiamoci anche quelle di Palestrina. Sì, perché anche Palestrina ne ha un piccolo tratto. Non sono queste, queste sono mura romane. Dovrebbero risalire all'epoca repubblicana. E qui c'è un trattino di mura ciclopiche. Non siamo in favore di luce, però spero che si possano vedere bene. Molto belle. Qui ce n'è un primo trattino. Questo pezzetto non l'avevo mai visto, è una novità anche per me. E qui un po' più sopra c'è il filare, diciamo, principale. Al di sopra del quale vediamo il tempio della Fortuna Primigenia che risale al secondo secolo a.C. Vediamo che l'andamento delle file è piuttosto irregolare. Qui vediamo un basamento romano sovrastato dalle pietre megalitiche. Qui siamo davanti al Palazzo Barberini, sede del Museo Prenestino. Stiamo salendo verso Castel San Pietro Romano e qui vediamo un frammento della cinta megalitica, la parte più bassa. Perché Palestrina era l'oppidum di Preneste, mentre Castel San Pietro era la Arx, cioè l'acropoli. Intanto abbiamo raggiunto Castel San Pietro, che è un borgo di meno di 1000 abitanti. Castel San Pietro fu scelta come location negli anni 50 per realizzare alcuni film, fra cui Pane, Amore e Fantasia con la Lollo e De Sica, e il sequel Pane, Amore e Gelosia, e poi anche I Due Marescialli con Totò, per la sua atmosfera un po' fuori dal tempo. E qui in cima a quella che era l'Acropoli c'è la chiesa di San Pietro. Intanto abbiamo raggiunto le mura ciclopiche. C'è un camminamento che le accompagna.
Qui ci sono delle pietre di dimensioni colossali come questa, o anche questa dalla vaga forma di esagono. Anche qui ce ne sono di grandissime. Guardate questa qui che angolo. Sono mura in cosiddetta seconda maniera e in un pannello esplicativo all'inizio del percorso viene specificato che gli archeologi datano questa cinta muraria in un periodo compreso fra il VI e il V secolo a.C. Ad ogni modo, i misteri sono belli proprio per questo, perché sono inesplicabili, no? Vari ricercatori hanno avanzato l'ipotesi che le mura ciclopiche potessero riflettere da parte di chi le ha costruite la disposizione in cielo di certe costellazioni. Stesso discorso che fecero Graham Hancock e Robert Bauval quando parlarono delle 3 piramidi di Giza come riflesso in terra della costellazione di Orione, o meglio della cintura di Orione, e che quindi le mura ciclopiche, almeno certe cinte di mura ciclopiche, rifletterebbero la disposizione di certe costellazioni. Ad esempio, questi ricercatori hanno ipotizzato che quelle di Alatri potessero riflettere la disposizione della costellazione dei Gemelli. Questo tratto di mura, tra l'altro, affascinò molti viaggiatori del cosiddetto Grand Tour settecentesco, prevalentemente inglesi, che le ritrassero con disegni nelle loro opere. Non so se anche Goethe, ma penso di sì. E la nostra visita alle mura ciclopiche di Castel San Pietro è terminata. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!